Ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare questo sotto piatto centrino natalizio che secondo me va bene per tutte le stagioni. Io l'ho definito natalizio perché appunto ho utilizzato il rosso con il lamè e un panna con lamè perché l'ho pensato appunto come decorazione di questo periodo di festa, però ciò non toglie che con altre sfumature, con altre tonalità di colore, sia adattabile a qualsiasi momento dell'anno. La lavorazione è semplicissima, oggi vedremo come ripetere appunto i giri principali. Io sono andata a decorare l'ultimo pezzo con 4 maglie alte e pipiolini, e si può ingrandire a seconda delle proprie necessità. Può essere anche piccolino o molto più grande. Immaginatelo ad esempio come base per il nostro albero di Natale, invece di essere utilizzato sulla tavola. Vediamo comunque come si procede nella lavorazione. Diciamo i giri da dover ripetere sono in pratica 3 dopo la partenza. Ci sono il giro costituito da 2 maglie alte e una catenella, eccolo qua, 3 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte, una catenella e poi si ritorna indietro, cioè nel senso che andiamo a rimettere degli aumenti, ok? Adesso vi faccio vedere il tutto. Allora, io l'ho fatto bicolore, però si può fare tranquillamente monocolore. La prima cosa da fare è, io ho utilizzato un cotone lavorato con il numero 3, con un uncinetto del 3. Quindi se utilizzate qualcosa di più sottile, logicamente dovete adattare l'uncinetto più sottile. Io volevo qualcosa di consistente, pertanto sono andata a utilizzare appunto un cotone abbastanza consistente, più o meno questo è il numero 5, dovrebbe essere. Comunque partiamo, anello magico, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e all'interno del mio anello magico vado a montare altre 11 maglie alte per un totale di 12. Siamo alla seconda, terza, quarta, quinta, quinta, sesta, settima, siamo qui, ottava, nona, la numero 9, siamo alla nona, faccio scorrere un po' di filo, 9, 10, ok, e infine 11. Quando ho montato le mie 11 maglie vado a tirare il cappio e vado a chiudere con una maglia bassa, non bassissima, perché la maglia bassa poi mi permetterà di lavorare all'interno della spaziatura. Allora prendo il mio filo così, tolgo il cappio così e chiudo. Adesso cosa devo fare? Tra uno spazio, tra una catenella e l'altra, tra una maglia alta e l'altra, vado a posizionare 2 maglie alte. La prima qui sulla maglia bassa di chiusura è costituita da 3 catenelle. Rientro nello spazio e vado a mettere un'altra maglia alta e quindi nel primo spazio ne ho
2 di maglie alte. Allo stesso modo catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva, aspettate perché sto guardando attraverso la camera e quindi ho qualche difficoltà. Siamo qui nella maglia alta successiva, vado a lavorare altre 2 maglie alte. Ok, ci sono 1 e poi 2, catenella, mi sposto nella maglia successiva e faccio sempre le mie 2 maglie alte, 1 e 2. Ok, devo continuare in questo modo fino alla fine del giro. Ok, ci vediamo qui fra poco. Una volta giunti al termine del mio lavoro, mi ritrovo in questa situazione. Ho in pratica lavorato 12 gruppetti di 2 maglie alte separati da una catenella. L'ultima, come abbiamo fatto nel primo giro, invece di andare a fare la catenella, entro nella solina, nella terza solina delle 3 catenelle del giro precedente, prendo il mio filo e faccio una maglia bassa. Questa volta dobbiamo aumentare di 3 maglie, quindi all'interno di ogni singolo spazio vado a lavorarmi 3 maglie alte. La prima maglia alta del primo spazio è sempre sostituita da 3 catenelle, quindi rientro e faccio altre 2 maglie alte, 1 e 2, poi catenella di separazione, vado nello spazio di una catenella successivo e vado a lavorarmi altre 3 maglie alte. Questa è la sequenza da ripetere per questo giro, quindi 3 maglie alte nello spazio di una catenella e separazione tramite una catenella tra un gruppetto e l'altro. In questo modo adesso faccio questo gruppetto, metto in piano e vi faccio osservare. Ok, quindi siamo qui. Quindi la nostra sequenza questa volta sarà costituita da 3 maglie alte e una catenella. Ok, ci vediamo alla fine. Ultimato questo giro devo chiudere come ho fatto per i giri precedenti. Invece di mettere una catenella mi aggancio alla terza catenella del giro precedente e chiudo con una maglia bassa. Adesso andiamo a lavorare 4 maglie alte in ogni spazio. Prima maglia alta sono 3 catenelle all'inizio, vado ad aggiungere altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella e vado qui, 3, 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Ok, e ancora catenella, e questa è la successione di questo giro: 4 maglie alte negli spazi della catenella del giro precedente. E quindi questo è il mio giro numero, questo è il quarto dall'inizio, però è il terzo del motivo, perché adesso quando concludiamo vi faccio vedere come si riprende a lavorare con 2, con 3 e poi con 4. Ci vediamo alla fine. Allora, una volta raggiunto anche qui il nostro fine giro, la stessa cosa di prima. Invece di chiudere con una maglia bassissima, entro nella terza catenella e chiudo con una maglia bassa. Adesso dobbiamo riprendere il giro, questo qui costituito da 2 maglie alte, quindi salgo con 3 catenelle, rientro nello spazio della catenella e faccio una maglia alta. Dopodiché io non posso raggiungere direttamente questo perché avremo delle diminuzioni, ma il mio obiettivo è quello di far crescere la lavorazione, quindi dare degli aumenti.
aggiungo una catenella e salto una 2 nella terza maglia delle 4 del giro sottostante, vado ad aggiungere 2 maglie alte, quindi devo lavorare in pratica un gruppo di 2 maglie alte nello spazio di una catenella in questo modo, poi aggiungo una catenella, salto 1 2 nella terza maglia alta delle 4 del giro precedente, aggiungo altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, spazio, metto 2, 1 e 2, poi catenella, vado nello spazio 1 2 nella terza maglia alta, metto 2 maglie alte e continuo con questa sequenza per tutto il giro. All'inizio vi possono sembrare molto vicini perché logicamente dà questa sensazione, perché sono molto ravvicinati questi due spazi. Poi nel momento in cui andremo ad aggiungere il gruppetto da 3 successivamente da 4, la lavorazione prende respiro e quindi si allarga. Ci vediamo alla fine. Una volta giunti a questo giro, fine giro di aumenti, la mia cosa che solita da fare è mettere una maglia bassa, entrare per una maglia bassa in questo modo e chiudere, e poi 1 2 3 riprendere la lavorazione, questa volta mettendo all'interno degli spazi 3 maglie alte, 3 catenella e nell'altro spazio 3 maglie alte, ok? E quindi questa è la sequenza da seguire. Allora, con il prosieguo dei giri, con il prosieguo delle scusate, ero uscita dalla inquadratura. Con il proseguimento di questa lavorazione cosa succede? Che io mi ritroverò con dei multipli di 12, cioè nel senso che se fino a questo punto dove abbiamo lavorato da 4 avevo 12 gruppi, adesso con l'aumento di 2 verranno 24 e così via. Potreste anche realizzare un copritavolo rotondo in questo modo, cioè la sequenza è sempre la stessa, ogni 3 giri c'è l'aumento, il raddoppiamento delle lavorazioni. Adesso però io cosa faccio? Per non dilungarmi troppo nella spiegazione, mi tocca sfilare la lavorazione per farvi vedere il bordo che ho prescelto. Allora, cosa ho fatto? Io ho lavorato il mio bordo qui dove diciamo mi sono fermata a 3 maglie alte quando sono andata a aumentare. Cosa ho fatto? Per fare il bordo e non dare più aumenti, evitare che diciamo il bordo poi aumentando troppo si crea che cosa? Troppa arricciatura. Quando ho deciso che il mio lavoro era adeguato, non volevo che aumentasse più di circonferenza, ho fatto in questo modo. Qui vabbè avevo fatto il passaggio di colore. Mi sono fermata con il rosso con 4 maglie alte, sopra ho montato gruppetti appunto da 2 maglie alte, quindi ho fatto l'aumento come il giro appena visto. Successivamente sono andata a lavorarmi un giro con 3 maglie alte ed un secondo giro con 3 maglie alte. Perché? Perché qui mi sono resa conto che aggiungendo, allora se io aggiungo 4 maglie alte e voglio proseguire, voglio allargare la mia lavorazione, ben venga. Però se il mio obiettivo è quello di terminare il lavoro perché ho ottenuto la circonferenza in pratica è la distanza tra un lato e l'altro del mio sottopiatto,
non voglio più aumentare perché si rischia di arricciare la lavorazione. Quindi per fermarla, per assestare la lavorazione, sono andata a ripetermi un giro con 3 maglie alte, non c'è niente da cambiare, cioè si passa sopra, invece di fare 4 maglie alte io ne ho fatto solo 3 e poi ho bordato nel modo in cui vi faccio vedere. Torno indietro perché è inutile che io vada a lavorare altri giri. Allora, i miei gruppetti di maglie alte 4 con pipiolini, ne potete fare anche 5 se volete, 1, 2, 3, 4, no, ne ho fatte 5, vi ho detto una bugia. Scusate, 1, 2, 3, 4, no, 4, 5, ne ho fatte 5 di maglie alte, perché appunto più che altro anche per una forma di armonia, perché è sempre bello fare un numero dispari di maglie per dare queste forme, questi ricciolini costituiti dai pipiolini, però anche 4 sono sufficiente, sono più che sufficienti. Allora cosa ho fatto? Ho finito il mio giro da 3 maglie, ho chiuso con la maglia bassa, sono salita da 3 catenelle, scusate, ho messo il dito qui perché devo andarmi a creare il pipiolino è costituito da 3 catenelle, 2 e 3, chiuse nella prima che ho lavorato con la maglia bassissima, ok? E questo è il mio primo pipiolino. All'interno vado a realizzare accanto a questa una maglia alta, vado a formare 3 catenelle per il pipiolino, chiudo nell'anello di chiusura della maglia alta con una maglia bassissima, tiro il mio cappio e chiudo qui. Di nuovo ne devo fare 5. La prima era di 3 catenelle, era costituita da 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado a chiudermi nell'anello della maglia alta con una maglia bassa e chiudo il mio pipiolino, ok? Sono a 3, poi 4, 1, 2 e 3, chiudo con il mio pipiolino e 5 l'ultima, 1, 2 e 3, entro qui e chiudo. Adesso cosa faccio? Non vado a lavorare questo gruppo di 5 maglie direttamente nello spazio accanto perché diverrebbe troppo fitta la lavorazione, ma mi aggancio con l'ultima maglia alta nello spazio accanto con una maglia bassissima, filo sull'uncinetto nell'altro spazio, vado a realizzare di nuovo le mie 5 maglie alte sormontate dal pipiolino, 3 e chiudo così. Siamo a una maglia alta, vado a lavorarmi la seconda, 2 e 3, chiudo qui, di nuovo 1, 2, 3, chiudo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, siamo al 4 e infine 5, ok? E sono qui e chiudo con il mio pipiolino. Come fatto in precedenza, non devo andarmi a lavorare subito questo gruppetto di maglie alte nello spazio successivo, ma mi aggancio con una maglia bassa, ok?
Allora, questa è la bordatura che dobbiamo andare a fare. Cosa succede? Che di gruppetti così saranno la metà di quelli che abbiamo sotto. Perché? Perché si fa un gruppo di 5 maglie con pipiolino in uno spazio, nello spazio successivo ci si aggancia con una maglia bassa e si prosegue in questo modo. Questa è, diciamo, la costituzione basale su cui poter realizzare appunto sottopiatti, centrini, sottobicchieri, centrotavola, quello che più vi piace con questo modello molto semplice. Questa lavorazione, diciamo, basic, adatta a tutti e con un po' di fantasia, un po' di creatività si possono realizzare veramente delle cose molto fini. Immaginate anche per esempio una lavorazione in oro, in panna per arricchire la tavola di Natale, oppure perché no ripassare poi con delle maglie bassissime con un po' di filato lamé, qualche giro, oppure non so, inserire qualche cordino o nastrino nell'ultimo giro, e basta solo un po' di impegno e un po' di creatività, le cose possono venire fuori in vari modi. Spero che il mio appunto sottopiatto natalizio vi sia piaciuto, spero che vi iscriviate al canale e vi auguro una buona creatività. A presto da Uncinetti allo sbaraglio.